L'isola del tesoro. Capitolo 1. Il vecchio marinaio e la mappa misteriosa. Tutto cominciò il giorno in cui quel vecchio marinaio entrò nella nostra locanda, la Ammiraglio Benbow. Portava una grande cassa su una carriola e cercava un posto lontano da occhi curiosi. Aveva la pelle bruciata dal sole, una lunga cicatrice sulla guancia e una voce ruvida come il vento del mare. Mi disse di chiamarlo Capitano. Pagava poco, beveva molto rum e passava le giornate a guardare il mare, come se aspettasse qualcuno. Ogni tanto tirava fuori un vecchio telescopio e scrutava l'orizzonte, nervoso. Ma la cosa più strana era che aveva paura dei marinai. Ci chiedeva di avvisarlo se avessimo visto un uomo con una gamba sola. Un giorno arrivò uno sconosciuto con una benda nera su un occhio. Era venuto per lui. Gli consegnò un pezzo di carta, una macchia nera. Il capitano la vide e impallidì. Corse su per le scale, ma il cuore non resse. Morì quella sera stessa, lasciando la sua cassa chiusa nella stanza. Io e mia madre decidemmo di aprirla. Cercavamo dei soldi, ma trovammo qualcosa di molto più prezioso. Una mappa del tesoro. E fu in quel momento che capii che la mia vita non sarebbe mai più stata la stessa. Capitolo 2. Preparativi per il viaggio. Appena vidi la mappa, capii che si trattava di qualcosa di importante. Mostrava un'isola con una grande X rossa nel centro. Era accompagnata da scritte strane. Tesoro di Flint, scheletro, fortino. Il nome di Flint era famoso, un terribile pirata scomparso da anni e noto per aver nascosto un'enorme fortuna. Corsi subito dal dottor Livesey, un uomo serio e intelligente che avevo sempre ammirato. Anche lui riconobbe la mappa come autentica. Insieme al signor Trelawney, un ricco gentiluomo appassionato di avventure, decidemmo di partire alla ricerca del tesoro. Trelawney si occupò dei preparativi, comprò una nave, la Hispaniola, e assunse l'equipaggio. Io invece fui incaricato di portare la mappa con me. Dovevo tenerla nascosta e al sicuro. Era il nostro segreto. A Bristol incontrammo il capitano Smollett, uomo onesto e prudente, e Long John Silver, il cuoco di bordo. Era alto, parlava bene, ma camminava con una gamba sola. Mi ricordai subito delle parole del vecchio capitano: attento all'uomo con una gamba sola. Eppure Silver era così simpatico che presto dimenticai ogni sospetto. La nave era pronta, l'equipaggio al completo, ma qualcosa nel profondo del mio cuore mi diceva che non tutti a bordo erano ciò che sembravano. Capitolo 3. Long John Silver e l'equipaggio. Long John Silver era diventato amico di tutti. Sempre sorridente, raccontava storie di mare così affascinanti che l'equipaggio lo ascoltava come se fosse un capitano. Anche io passavo ore con lui a sentirlo parlare di tesori, tempeste e battaglie. Mi faceva ridere e spesso dimenticavo che avevo promesso di stare in guardia. Un giorno andai nella taverna dove Silver aveva assunto alcuni uomini per la spedizione. Arrivai in anticipo per caso e mi nascosi dietro una porta. Fu allora che lo sentii parlare con voce diversa, più fredda, più dura. Parlava di Flint, della mappa, del tesoro e usava parole da pirata, non avevo dubbi. Long John Silver non era solo un cuoco. Era un ex pirata, forse addirittura il secondo di Flint. E molti dei marinai che aveva scelto per la nave erano suoi vecchi compagni. L'equipaggio era mezzo marcio, pronto a tradire. Rimasi in silenzio con il cuore che batteva forte. Avevamo appena salpato e già ci trovavamo in pericolo. Dovevo avvertire il dottor Livesey e il capitano Smollett. Ma ormai eravamo in mare aperto e io ero circondato da pirati. Capitolo 4. Il viaggio verso l'isola. La Hispaniola tagliava le onde veloci, spinta dal vento e dalla speranza del tesoro. Ma ora io sapevo la verità. I pirati erano a bordo. Parlai subito con il dottor Livesey e il capitano Smollett. Ascoltarono in silenzio, senza sorpresa. Anche loro avevano sospetti. Decidemmo di non dire nulla e fingere di non sapere. Ogni giorno io osservavo. Silver sorrideva come sempre, ma i suoi uomini si muovevano con segnali segreti
Sussurravano tra loro, si preparavano. Stavano aspettando il momento giusto per ribellarsi. Una sera, mentre tutti dormivano, mi nascosi in una botte vuota sul ponte. Fu lì che sentii la verità. Silver parlava con altri pirati. Dicevano che, appena saremmo arrivati sull'isola, si sarebbero impadroniti della nave, uccidendo il capitano e prendendo il tesoro per sé. Tornai nella mia cabina tremando. Dovevamo agire, ma eravamo in pochi. Io, il dottore, Trelawney, il capitano e pochi uomini fedeli. Gli altri erano contro di noi. All'alba avvistammo terra, l'isola del tesoro. Sembrava bella e silenziosa sotto il sole, ma io sapevo che, una volta sbarcati, tutto sarebbe cambiato. Capitolo 5. La ribellione dei pirati. Appena toccammo terra, la tensione esplose. Silver chiese il permesso di portare a riva alcuni uomini per esplorare l'isola. Il capitano acconsentì, ma sapeva bene che era una scusa. Io mi offrii di accompagnarli, sperando di scoprire qualcosa. Appena possibile, mi allontanai dal gruppo e corsi nella giungla. Volevo solo nascondermi, ma finii per perdermi tra alberi altissimi e sentieri pieni di liane. Era un'isola selvaggia, silenziosa, ma ogni rumore mi faceva sobbalzare. All'improvviso sentii urla e sparì in lontananza. I pirati avevano iniziato la ribellione. Alcuni uomini fedeli erano stati uccisi, altri erano riusciti a rifugiarsi in un vecchio fortino abbandonato che diventò il nostro unico rifugio. Io ero solo nella giungla, lontano dalla nave, e non sapevo come tornare. Camminando tra i cespugli incontrai una figura strana. Era un uomo magro, coperto di stracci, con la barba lunga e lo sguardo quasi folle. Si chiamava Ben Gunn. Viveva lì da anni, abbandonato da una vecchia ciurma. Parlava da solo, rideva, ma mi disse qualcosa che mi fece gelare il sangue. «Io so dove si trova il tesoro», sussurrò, «e posso aiutarti, ma solo se mi porti un po' di formaggio». Capitolo 6. Il fortino sotto assedio. Ben Gunn era strano, ma sembrava sincero. Mi raccontò che era stato membro della ciurma di Flint e che, anni prima, era tornato sull'isola con altri pirati per cercare il tesoro, ma non l'avevano trovato e lo avevano abbandonato lì. Da allora viveva nascosto come un animale, mangiando radici e pesci, sognando solo una cosa: un pezzo di formaggio. Mi promise aiuto, ma io dovevo tornare dai miei compagni. Dopo molte ore riuscii a ritrovare il fortino. Era una costruzione semplice di tronchi e terra, ma era l'unico posto sicuro sull'isola. Dentro c'erano il dottor Livesey, Trelawney, il capitano Smollett e pochi uomini fidati. Tutti erano feriti o stanchi, ma decisi a resistere. Silver ci mandò un messaggio. Voleva trattare. Venne al fortino con il suo solito sorriso, fingendo di essere ancora amico. Offrì pace in cambio della mappa. Il capitano rifiutò e Silver andò via minacciando vendetta. All'alba l'attacco cominciò. I pirati ci assalirono con urla selvagge. Spari e fumo ovunque. Difendemmo il fortino con tutte le forze. Fu una battaglia feroce, ma alla fine riuscimmo a respingerli. Ma sapevamo che sarebbe tornato. Capitolo 7. La scoperta del tesoro. Dopo l'assalto ci fu un momento di calma. Il dottor Livesey uscì dal fortino con una scusa, disse che doveva cercare erbe medicinali. In realtà andava a parlare con Ben Gunn. Solo lui sapeva un segreto che poteva cambiare tutto. Quando il dottore tornò, aveva un piano e ci fece un cenno d'intesa. Il tesoro non era più dove indicava la mappa. Il giorno dopo Silver tornò di nuovo, ma con un tono diverso. I suoi uomini iniziavano a dubitare di lui, stanchi di combattere e assetati d'oro. Silver ci propose un accordo. In cambio della mappa avrebbe garantito la nostra salvezza. Il capitano accettò, ma gli diede una mappa falsa. Io fui costretto a seguire Silver e i suoi uomini nella giungla. Camminammo per ore, tra zanzare, caldo e silenzi sospetti. Seguivamo la mappa come ciechi. Finalmente arrivammo a una grande quercia. Sotto di essa, dove avrebbe dovuto esserci il tesoro, solo un buco vuoto, nessuna cassa, nessuna moneta. I pirati si guardarono, confusi.
qualcuno urlò. Altri cominciarono a sospettare di Silver. L'atmosfera divenne pericolosa. E io, nel mezzo di quei pirati armati e furiosi, capii che stavano per perdere la testa e forse anche la mia vita. Capitolo 8. Il ritorno e la libertà. I pirati erano fuori controllo, urlavano e si accusavano. Alcuni si lanciarono su Silver con i coltelli sguainati, ma lui, con incredibile calma, parlò. Li convinse che c'era ancora speranza, che forse il tesoro era stato spostato da Flint stesso. Riuscì a salvarsi per un soffio, e io con lui. La verità era un'altra. Ben Gunn aveva trovato il tesoro mesi prima, seguendo vecchi ricordi e indizi nascosti. Lo aveva trasportato poco a poco in una grotta segreta. Ora era al sicuro, lontano dalle mani dei pirati. Quando tornammo al fortino, tutto era pronto. Livesey, Trelawney e il capitano Smollett avevano preparato un piano. Nella notte fuggimmo con l'aiuto di Ben Gunn e raggiungemmo la Hispaniola che era stata ripresa di nascosto. Lì portammo il tesoro a bordo. Silver, con astuzia, ci aiutò a completare la fuga. Forse sperava in una ricompensa. Forse, dentro di sé, non era del tutto malvagio. Quando finalmente salpammo dall'isola, portando con noi l'oro, lasciammo i pirati superstiti a terra, tra rabbia e disperazione. Durante il viaggio di ritorno, Silver scomparve misteriosamente in un porto. Con sé portò una piccola parte del tesoro, e io, ancora oggi, non so se fu un ladro o un uomo libero.